Nelle terre selvagge dell'Enduro Drinking Team c'è una sola certezza. La gravità non perdona e quando qualcuno cade, la squadra è sempre pronta a sfottere. Signore e signori, ecco a voi le migliori cadute e DT, perché qui non si cade, si atterra con stile. Ecco a voi la categoria più raffinata, la crème della scivolata senza dignità. Un mix perfetto di zero grip, alta velocità e puro istinto di sopravvivenza, che purtroppo fallisce. E qui assistiamo a una scena tipica dell'enduro invernale. Attenzione, attenzione, e boom! Ghiaccio batte moto 1-0. Ha tentato di restare in piedi, ma il destino ha detto no. Attenzione qui! Oh no! La moto sembra un pinguino sul ghiaccio, mentre il pilota sta rivalutando le sue scelte di vita. Signori e signore, ecco il vincitore della categoria scivolata più lunga. Parliamo di metri e metri di puro scivolamento senza possibilità di frenata. Il bello? Ancora non si è fermato. Il grip? Un lontano ricordo. La dignità? Mai pervenuta. Ecco a voi il candidato numero 1 per il premio Miglior interpretazione in una scivolata. E così termina la prima categoria delle cadute più raffinate. Ora passiamo alla prossima, quando il fango decide di inghiottirti senza pietà. E ora, signore e signori, vi presentiamo la categoria Snorkeling estremo su 2 ruote. Ecco il nostro eroe, sguardo fiero, gas deciso, pronto a conquistare la pozzanghera. Ma anche no. Ma attenzione al nostro secondo concorrente. Oh mamma mia! Lui non cade, lui si tuffa. Perfetto stile olimpico, voto 10 per il coraggio, 2 per la tecnica. Splash, acqua ovunque. E ora parte la fase più difficile, tirarla fuori senza bestemmiare troppo. Ecco un passaggio acquatico da manuale. Peccato che il pilota abbia confuso la moto con un jet ski. Uno spettacolare tuffo di faccia nella melma. Tecnica olimpica, ma forse un po' troppo azzardata. Qui vediamo il nostro eroe affrontare una pozzanghera. Ah no, scusate, una laguna. E niente, moto sommersa e battesimo enduristico completato. E adesso guardate quest'altro. Un perfetto esempio di atterraggio controllato. Peccato che il pilota fosse completamente ignaro. Ecco il pilota che tenta di mantenere l'equilibrio, ma la palude ha già deciso per lui. A volte nella vita bisogna buttarsi, ma magari non proprio così. E così si conclude questa carrellata di battezzati nel fango. Ora passiamo alla prossima categoria, quando il pilota decide di mandare la moto in orbita. Signore e signori, benvenuti nella sezione dedicata alle acrobazie involontarie. Qui non parliamo di semplici cadute, qui parliamo di voli interstellari sponsorizzati direttamente dalla NASA. Perché quando la moto dice «Oggi decido io dove vai», il pilota può solo sperare in un atterraggio morbido. Spoiler, non succede mai. Ecco un altro caso studio per la NASA. Decollo perfetto, impatto meno. Tutto sembra sotto controllo, sta accelerando. E addio! Un perfetto esempio di high side da manuale. Notate la grazia con cui il pilota viene catapultato in avanti, in perfetto stile missile terra-aria. Ecco un perfetto esempio di decollo imprevisto. Guardate la traiettoria, la velocità, la disperazione negli occhi del pilota. Ecco un altro esempio di come la moto possa diventare una vera catapulta medievale. La moto ha deciso di sperimentare il volo autonomo. Purtroppo il pilota non ha ancora le ali. Ed ecco il momento più atteso, quando la moto decide di prendere il volo e il pilota, lo segue a ruota. Guardate la moto che prosegue il suo viaggio solitario, mentre il pilota atterra con la grazia di un sacco di cemento lanciato da un camion. E qui abbiamo una rara situazione in cui la moto e il pilota prendono 2 direzioni diverse, per sempre. Uno stacco netto, un volo elegante, e poi un atterraggio che farebbe invidia a un sacco di patate lanciato dal quinto piano. E così termina la sezione dei voli spaziali.
Complimenti a tutti i nostri aspiranti astronauti che hanno contribuito a rendere il suolo ancora più compatto. Ma ora passiamo alla prossima categoria, ostacoli versus orgoglio. Perché se un tronco è lì, è ovvio che bisogna provare a passarci sopra, giusto? Nel mondo dell'enduro c'è una regola non scritta. Se un ostacolo è lì, qualcuno proverà a passarci sopra e il 90% delle volte finirà malissimo. Si dice che nessuno abbia mai superato questa salita, ma lui ci vuole provare. A volte non serve nemmeno un ostacolo grande, basta una radice, un piccolo gradino e la moto decide di spegnersi, fermarsi e buttarti giù. Un ostacolo facile, o almeno così sembrava. Gas spalancato, postura aggressiva e addio. E ora parte la lotta per rialzare la moto, mentre i compagni di squadra fanno quello che sanno fare meglio: sfottere. Il nostro eroe si avvicina al tronco con sicurezza, gas aperto, equilibrio perfetto e nope. Il tronco decide che oggi non si passa. Gas spalancato, postura aggressiva e addio. Ed eccolo che scivola giù più veloce di quando è salito. Ecco il nostro aspirante campione di downhill involontario. Parte forte, prende la rincorsa, ma poi la gravità gli ricorda chi comanda. Perché i tronchi, le rocce e le salite non sono nemici, a meno che tu non ci provi a passare sopra con troppa sicurezza. Ci sono due modi per affrontare una salita impossibile: rinunciare o tentare con tutto il gas possibile. Lui ha scelto la seconda opzione e ha sbagliato. A volte gli ostacoli più piccoli sono i peggiori. Ecco il nostro amico che affronta questa roccia con sicurezza, gas spalancato e addio. Abbiamo imparato una lezione importante oggi. La natura non si sfida, si rispetta. Oppure si finisce sdraiati con il team che ride di te per settimane. Ma ora passiamo all'ultima sezione, quella che racchiude la vera essenza dell'EDT, lo sfottò. La vera differenza tra un team normale e l'EDT: qui prima si sfotte, poi si aiuta. Questo è quello bravo! Bravo questo qua, Come mai torni indietro? Così si fa! Così si fa! Nel mondo EDT c'è una regola sacra. Se cadi, non preoccuparti, qualcuno ha già tirato fuori il telefono per filmare. Quanto mi dai per non pubblicarlo? Bravo, bravissimo! Adesso di qua verrà poi una bellissima foto di te che controlli il gioco valvo, queste cose qua, no? Se pensate che la caduta sia il peggio, aspettate di vedere i meme che ne usciranno nel gruppo WhatsApp. Tu non puoi passare! No, io forse ho filmato, Ok, l'importante è quello. Ecco il video che sta già facendo il giro del gruppo. Guarda Paletta! Ogni caduta non è solo un momento da ricordare, è un'opportunità per diventare virale. Sta trasformando questa situazione in una sceneggiata un po' eccessiva. Capisco tutto, la situazione, il momento è tutto però un po' esagerato. Prendevamo morfina, diacetilmorfina, ciclozina, codeina, temazepam, nitrazepam, fenobarbitale, amobarbitale, propoxifeno, metadone. Che siete sempre contenti. Non pensate che il mondo potrebbe finire? Riveliamo il nostro segreto? Siamo molto, molto stupidi. Con tanto di montaggio con musica epica e replay da 5 angolazioni diverse. E così finisce la nostra celebrazione delle migliori cadute EDT. Ma ricordate, se siete finiti in questo video, il vostro destino è segnato. Perché nel mondo EDT le cadute passano, ma i meme rimangono per sempre. Sì, ma insisto, non siete minimamente preoccupati di, che ne so, una morte imminente? Se questo video vi ha fatto ridere, lasciate un bel like, condividetelo con i vostri amici e soprattutto commentate con la vostra caduta più epica. E se non vi siete ancora iscritti, sappiate che ogni iscrizione al canale riduce del 10% il rischio di finire nel prossimo video. Quindi iscrivetevi subito e attivate la campanella, perché qui la gravità è sempre in agguato. Ci vediamo al prossimo video.